Qualche mese fa ho avuto il piacere di ricevere, tramite la mia amica Louise Massot, una proposta davvero interessante. Degustare la selezione di bottiglie che nasce da alcuni dei vigneti più vocati appartenenti ad una delle più significative zone vinicole della Corsica. Naturalmente incuriosito ed entusiasmato da un'offerta così invitante, ho iniziato le mie consuete ricerche che mi hanno portato a scoprire uno dei più grandi ambasciatori di questa regione ancora troppo poco conosciuta in ambito vinicolo, Yves Leccia. Figura di spicco dell'enologia e della cultura corsa, Yves nasce in una famiglia legata alla viticoltura da generazioni, che lo abituerà a dedicarsi al lavoro in vigneto e dal corso di laurea per diventare enologo che porterà a compimento nel 1980. Un anno che porrà il giovane di fronte alla scelta tra il costruire una carriera girando fra le cantine di tutto il mondo o rimanere in terra natia e continuare a lavorare nell'azienda di famiglia. Convinto di poter dare un contributo fondamentale al riconoscimento del valore dell'industria vinicola corsa, Yves sceglie di restare nella sua isola, dove ricoprirà presto importanti cariche nelle principali associazioni del settore. Ma la scelta più importante e difficile è quella che Yves deve prendere nel 2004, quando abbandona l'azienda familiare per fondare insieme alla moglie Sandrine l'azienda agricola che porta il suo nome. Il primo vino di questo focus è un vermentino in purezza proveniente dai vigneti posti sulle colline esposte a sud-ovest della microzona E Croce, che avremo modo di approfondire fra poco. Un bianco dal colore paglierino chiaro, capace di farsi apprezzare per la sua elegante luminosità, che vive di lampi verdognoli e dorati. Il lato olfattivo è ricco e sostanzioso. Intense note di elicriso e biancospino si integrano bene con una parte agrumata, elegantemente seguita da un sottofondo di sensazioni saline che preannunciano un sorso lungo e teso, di brillante freschezza. Un vino giovane che non nasconde una grande personalità senza mai essere pungente. Non vedo l'ora di riprovarlo quando raggiungerà una maggiore maturità. L'Ausè Patrimonio, da cui provengono i vini di questa prova, copre più di 400 ettari di vigneti in 7 comuni, a ovest della città di Bastia, alla base della penisola di Cap Corse. È inoltre diventata denominazione di origine nel 1968, il che ne fa la più vecchia delle 9 regioni AOC della Corsica. I terreni delle valli e delle colline di Patrimonio si distinguono dal resto dell'isola perché sono composti in gran parte da argille gessose e calcaree. La regione beneficia di un'alta variazione di temperatura diurna, con la vicinanza del Mar Ligure che permette alle brezze marine di raffreddare l'impatto delle alte temperature pomeridiane. Il secondo vino in degustazione è un rosato ottenuto da un assemblaggio di Nielluccio, o come siamo più abituati a chiamarlo, Sangiovese, e Grenache. Ancora una volta ad impressionare subito è la luminosità che il vino trasmette al calice, che esalta un seducente rosa salmone dagli evidenti riflessi ramati. Al naso si dimostra intenso e abbastanza variopinto, grazie a toni floreali e di frutta esotica avvolti da note speziate. L'ingresso fresco nel palato precede una delicata sensazione tannica che si chiude con il finale di consistente mineralità. Un sorso snello che ispira abbinamenti con pietanze succulente, ma che gradirei ugualmente in aperitivo con dei consistenti antipasti. La tenuta di Yves Leccia contava originariamente i 6 ettari del vigneto della zona E Croce e 2 ettari, a cui se ne aggiungeranno altri 7 successivamente nel Parti Nelone. Anche se quest'ultima zona è stata oggetto di un progetto per la rivalutazione di antiche varietà autoctone, è innegabile che l'azienda tragga dai vigneti di E Croce le uve che danno vita alle sue punte di diamante. Qui le viti delle varietà Vermentino, Nielluccio e Grenache affondano le radici in un terreno argilloso calcareo che poggia su uno zoccolo scistoso e beneficiano di un'agricoltura biologica favorita dall'elevata ventilazione a cui sono esposte le piante, senza mai superare i 60 quintali di uva per ettaro. L'ultimo vino della prova è un più maturo rosso che nasce come il precedente da un assemblaggio di Nielluccio e Grenache,
che riposa per 12 mesi, dopo una fermentazione di 15-20 giorni, in vasche di acciaio inox. L'aspetto questa volta è meno sensazionale, ma di buon impatto. Il colore rubino è decisamente fitto e la marcata consistenza preannuncia un vino di struttura. Lo spettro olfattivo evidenzia profumi di more e ribes ben definiti, oltre ad una nota di liquirizia ed un accenno speziato. Al palato rivela quanto preannunciato, un sorso dalla solida freschezza e dal carezzevole tannino, attutito da una discreta morbidezza che si scioglie nel finale sapido. Una bellissima serie di espressioni provenienti da una zona insospettabilmente evocata. Una degustazione che evidenzia, oltre alla personalità dei vini originati da E. Croce, un singolare potenziale di invecchiamento. Grazie mille, Yves Lechat. È stato un vero piacere conoscerti.